C'erano le inglesi e c'erano le italiane. Le inglesi magari erano raffinate tecnicamente ma non così affidabili, le italiane ovviamente stupende ma non così divertenti da guidare. E allora cosa bisognava fare? Bisognava fare una roadster che mettesse assieme le caratteristiche migliori di questi due mondi. A chi venne in mente l'idea? Ad un giornalista americano, anzi californiano, e a chi la propose? A una casa giapponese. Cosa venne fuori? La Miata. Ci sono tantissimi elementi di questa Miata, come si chiamava negli Stati Uniti, che mi piacciono e che ricordano l'idea che ci sta alla base, ossia quella di mettere assieme questi due mondi, quello inglese delle roadster e quello italiano. Per esempio, la primissima cosa, anche se è un po' un particolare, ma dobbiamo vederla, è questa qui. Cos'è? La maniglia. Perché ve la faccio vedere? Perché ricorda quella di una gloriosa Spider, il duetto di terza generazione, ovviamente dell'Alfa Romeo di Pininfarina. Particolare così che ovviamente fa riferimento a quella tradizione. E poi se proprio vogliamo continuare, c'è anche un'altra cosa, a parte ovviamente i fari che vanno su e giù e sono un grande classico di quest'auto, no? C'è anche sotto il cofano qualcosa che ci può ricordare l'italianità. Per quanto riguarda la linea non c'è neanche bisogno di dirlo, basta ricordarsi la Lotus Elan degli anni 60 per vederla quasi incastrata dentro questa linea. E qua ecco cosa c'è, siamo al motore, il 1600 in questo caso, poi verrà un 1800, colpo d'occhio, cosa sembra? Beh, il bialbero ancora una volta Alfa Romeo. La piacevolezza di quest'auto è, tanto per cominciare, una sensazione estetica, perché appena la vedi così piccola, bassa, sta tutta in meno di 4 metri, pesa meno di 1000 kg e poi ti ci siedi dentro, sei ancora più basso. La verità è che questa Roadster nasce con l'intento di non essere nient'altro che se stessa. Sì, un po' una versione su 4 ruote dello spirito da surfer che aveva il giornalista che per primo ebbe l'idea, quel Bobo. Posizione di guida stupenda, perché ti sembra di essere, anche se tu non sai esattamente com'era, dentro un'auto da corsa degli anni 60, 70, sei basso, raccolto, questa leva del cambio così corta, così bella, e poi i fari che si alzano e si abbassano. C'è anche un tasto qui al centro della plancia con cui puoi alzare o abbassarli senza accenderli, così per la manutenzione, e ti viene voglia di giocare. Cosa importa se tolgono visibilità? Aumentano il godimento, e quest'auto era fatta per godere. Nel 1989, quando finalmente comparve al Salone di Chicago la Mazda MX-5, o Miata, come era chiamata in America, piacque subito. Perché? Perché era riuscita, dopo anni e anni in cui i giapponesi si erano un po' scontrati e avevano avuto a che dire sull'idea californiana, i californiani su quella degli inglesi. Esce però quest'auto nel 1989 da Irvine ed è immediatamente un successo. Incredibile! Per essere un motore di più di 20 anni fa, è un 1600, 16 valvole, 4 cilindri in linea, pochi cavalli perché sono solo 115, ma è così fluido, così fiero quando acceleri, ancora adesso è così godibile che gli perdoni qualsiasi cosa, anche l'età. Poi ovvio ci sono altre cose, la distribuzione dei pesi, la trazione posteriore, anche se il differenzialato bloccante, che è la chicca che su quest'auto ci vuole, all'inizio non l'ebbero proprio tutte le Mazda finite sul mercato. Non c'è l'aria condizionata, non c'è l'ABS, non c'è neanche il servosterzo. Perché? Perché non serviva. In fondo l'idea
è nata da un giornalista amante del surf. E il surf cos'è? Una tavola e il resto lo fai tu e la natura. Con la MX5 Giappone e California hanno fatto un piccolo miracolo all'insegna della piacevolezza e della purezza. Una roadster 2 posti che è semplicemente cielo, guida e che ti sta addosso come un vecchio caro orologio da polso.